Qual è il tuo ricordo di infanzia preferito? Penso che sia stata la volta in cui ho costruito un fortino gigante nel mio soggiorno. Un forte? Sembra delizioso. Cosa hai usato per costruirlo? Ho usato coperte, cuscini e persino qualche sedia. Era come il mio regno segreto. Ho avuto un'esperienza simile. Una volta ho creato un fortino così grande che i miei genitori pensavano fosse un nuovo mobile. È esilarante. Hai invitato qualcuno dentro? Certo. Ho invitato tutto il mio quartiere. Abbiamo fatto un grande tea party. Un tea party in un forte? Sembra incantevole. Cosa avete servito? Abbiamo mangiato finti biscotti e succo di frutta. È stata la festa più bella di sempre. Mi sarebbe piaciuto molto partecipare a quella festa. C'erano dei giochi? Sì. Abbiamo giocato a nascondino nel forte. È stato emozionante. Posso solo immaginare quanto sia stato divertente. Ti hanno mai beccato? Una volta sì, ma mi sono nascosto abilmente dietro una pila di cuscini. Geniale. Mi beccavano sempre perché ridevo troppo forte. È difficile nascondere le risate. E tu? Hai avuto qualche partita memorabile? Sì. Giocavamo a rincorrerci in giardino. Ero sempre io. Capisco. Essere quello è allo stesso tempo divertente e faticoso. Assolutamente sì. Erano giorni spensierati, pieni di risate e avventure. Conservo gelosamente quei ricordi. Mi ricordano la gioia di essere bambino. Davvero. È meraviglioso ricordare quei momenti felici. Sono d'accordo. Forse dovremmo creare nuovi ricordi oggi. Sembra un'idea fantastica. Cosa facciamo? Visitiamo un parco giochi e riviviamo quei momenti. Perfetto. Non vedo l'ora di tornare ad ondolarmi come una volta. Ti ricordi la casa sull'albero nel mio vecchio quartiere? Quello che si diceva fosse infestato? Sì. Ero così curioso. L'hai mai esplorato? L'ho fatto. Sembrava magico, come se fosse uscito da un libro di fiabe. Ho sempre voluto entrare, ma ero troppo spaventato. Cosa hai trovato? Solo vecchi mobili e un sacco di ragnatele, ma sembrava un'avventura. Immaginavi che fosse la sede di un club segreto? Assolutamente. Ho fatto finta che fosse il quartier generale delle spie. Che iniziativa! Hai mai invitato qualcuno a unirsi alla tua missione di spionaggio? Sì, io e la mia migliore amica abbiamo inventato dei codici segreti per comunicare. Fantastico! Quali erano alcuni dei codici? Uno era usare i colori. Se dicevo blu, significava che dovevamo incontrarci alla casa sull'albero. Mi piace tantissimo. Eri una bambina davvero creativa. Grazie. Ha reso le nostre avventure ancora più emozionanti. Avrei voluto unirmi a voi. Sembra davvero divertente. Avresti dovuto. Avremmo potuto essere le spie migliori della città.
Immagina quanti segreti avremmo potuto scoprire. E quante avventure avremmo potuto vivere. Riesco a immaginarci mentre ci muoviamo furtivamente, evitando i cattivi immaginari. Sì. E usando i nostri codici segreti per rimanere in contatto. Avremmo potuto essere degli eroi nel nostro piccolo mondo. Quei giorni erano davvero speciali. Mi manca quello spirito spensierato. Anch'io. Oggi creiamo il nostro angolo segreto. Sembra un piano fantastico. Cosa dovremmo costruire? A proposito di avventure, vi ricordate il grande furto dei biscotti? Oh, certo che sì. È stata una delle avventure più emozionanti della nostra infanzia. Tutto è iniziato quando abbiamo scoperto il barattolo dei biscotti sullo scaffale più in alto, giusto? Esatto. Sapevamo che dovevamo escogitare un piano per raggiungerlo. Ricordo che hai suggerito una piramide umana. Era un progetto ambizioso. All'epoca sembrava l'idea migliore. Come poteva fallire? Beh, quasi ci sono riuscito. Ho quasi perso l'equilibrio sulle tue spalle. Ricordo che urlavi, non muoverti, mentre io barcollavo. E poi l'intera piramide crollò in un mucchio di risate. Eravamo ricoperti di farina e di risate. Era un disastro glorioso. Ma non ci siamo arresi. Qual era il nostro piano successivo? Abbiamo deciso di usare il manico della scopa per abbatterlo. Giusto. Pensavamo di essere così intelligenti. Ha funzionato? Non proprio. Abbiamo finito per rovesciare un vaso. Oddio. La nostra rapina si stava trasformando in un disastro. Ma eravamo implacabili. Dovevamo assolutamente assaggiare quei biscotti. Così alla fine abbiamo dovuto usare una sedia per raggiungere il barattolo. Sì. La vittoria è nostra. Finalmente abbiamo recuperato il barattolo dei biscotti. E poi li abbiamo divorati come dei campioni. È stata la ricompensa più dolce per i nostri sforzi. Ti ricordi quando avevamo le briciole dappertutto in faccia? Certo. Erano tra i biscotti più buoni che abbia mai assaggiato. Rido ancora quando ripenso a quel giorno. Era un mix perfetto di caos e gioia. Dovremmo ricreare quella rapina prima o poi. Ci sto. Organizziamo il furto di biscotti definitivo. Ricordi quelle estati infinite in cui giocavamo all'aperto tutto il giorno? Come potevo dimenticarlo? Era come se il tempo si fosse fermato. Andavamo in bicicletta fino al tramonto. Che bei tempi! Sì. E abbiamo vissuto avventure fantastiche esplorando il quartiere. Ricordo ancora il giorno in cui andammo in spiaggia per la prima volta. È stato indimenticabile. Abbiamo costruito il castello di sabbia più grande che si possa immaginare. E l'ho decorato con conchiglie e alghe. Era magnifico. Ero convinto che sarebbe durato per sempre. Finché non è arrivata la marea, giusto? Sì.
Non riuscivo quasi a credere ai miei occhi mentre svaniva. Eravamo devastati. Ma subito dopo ne abbiamo riso. Assolutamente. Abbiamo anche provato a salvarlo come dei veri eroi. Riesco ancora a sentirci gridare, salvate il castello. Fu un momento davvero drammatico per due bambini. E invece siamo finiti a sguazzare tra le onde. Quei momenti spontanei erano la parte migliore dell'estate. Hai un ricordo speciale di quell'estate? Mi sono piaciute tantissimo le nostre corse al negozio sulla spiaggia per prendere il gelato. Oh, sì. Il gelato era paradisiaco. Qual era il tuo gusto preferito? Io ho adorato l'impasto dei biscotti con gocce di cioccolato. E tu? Ero tutta presa dal sorbetto arcobaleno. Così rinfrescante. Avremmo dovuto organizzare una gara di degustazione di gelati. Sarebbe stato epico. Avremmo potuto stilare una classifica dei nostri preferiti. Come potremmo dimenticare quell'estate? Era pura beatitudine. Sono d'accordo. È un tesoro che custodirò sempre con cura. Quest'anno creiamo nuovi ricordi estivi. Il nostro cortile era davvero un'avventura che aspettava solo di accadere, non è vero? Assolutamente. Era come un piccolo mondo tutto nostro, pieno di misteri. Ricordo quando scoprimmo quel giardino nascosto dietro i cespugli. Sì. Sembrava di aver trovato un paradiso segreto. Abbiamo trascorso ore esplorando ogni angolo. E facevamo finta di essere esploratori alla ricerca di tesori perduti. Ricordi la mappa del tesoro che abbiamo realizzato? Certo che sì. L'abbiamo disegnato con i pastelli e abbiamo segnato una X sul posto. Eravamo convinti che il tesoro sepolto ci stesse aspettando. Mi viene ancora da ridere pensando a come abbiamo scavato quella buca enorme. E non ho trovato altro che un vecchio giocattolo arrugginito. Ma all'epoca mi sembrò una grande scoperta. Esatto. Faceva tutto parte dell'avventura. Hai mai pensato a cosa fosse realmente sepolto lì? Immaginavo che fosse pieno di oro e gioielli. E io che credevo appartenesse a un pirata. Quanto eravamo fantasiosi. Avremmo potuto scrivere una storia. Avremmo dovuto farlo. Non c'è mai stato un momento di noia. Ricordi il forte che abbiamo costruito per tenere d'occhio i pirati? Sì. Siamo stati i più coraggiosi difensori del nostro tesoro. E usavamo bastoni come spade. Che spettacolo dovevamo essere! Guerrieri senza paura, pronti a proteggere il nostro regno. Quei giorni erano magici. Vorrei poterli rivivere. Anch'io. Creiamo una nuova avventura in giardino. Ricordi l'emozione di sentire il tintinnio del camioncino dei gelati? Oh, certo. È stata come musica per le nostre orecchie. Ci precipitavamo fuori, sperando che si fermasse vicino a noi. E dovevamo sempre raccogliere le nostre monete in fretta. Ricordo di aver contato freneticamente la mia paghetta.
Eravamo come piccole auto da corsa che sfrecciavano in strada. E l'emozione di scegliere i nostri gusti è stata travolgente. Ho sempre optato per la doppia pallina di cioccolato fondente. Scelta classica. Ero tutta per il cono di granella arcobaleno. Quelle codette hanno reso tutto più festoso. Hai mai provato a barattare per ottenere un regalo? Oh sì! Una volta mi sono offerto di lavare il camioncino in cambio di un gelato gratis. Ha funzionato? Niente affatto. Il gelataio si è limitato a ridere. È esilarante. Eravamo dei veri negoziatori all'epoca. Sì. E vi ricordate quando abbiamo provato a vendere limonata per comprare il gelato? Come potrei dimenticarlo? Abbiamo venduto a malapena una tazza. Ma ci abbiamo comunque provato. Il nostro entusiasmo era ineguagliabile. Faceva tutto parte del divertimento. Lo sforzo ne è valsa la pena. E quando finalmente abbiamo ricevuto il nostro gelato, è stata una vera gioia. Riesco ancora a sentire il sapore dolce e cremoso di quella bontà. Il gelato sembra sempre più buono nelle calde giornate estive. È stata come una ricompensa per il nostro duro lavoro e la nostra dedizione. Conservo gelosamente quei momenti. Erano pieni di gioie e risate. Anch'io. Troviamo di nuovo un camioncino dei gelati. Che idea fantastica! Ci aspettano avventure all'insegna del gelato. Ti ricordi le nostre avventure nella foresta incantata? Come potrei dimenticarlo? Mi è sembrato di entrare in una favola. Credevamo che fosse pieno di creature magiche e segreti nascosti. Sì. Ero convinto che avremmo trovato un unicorno se avessimo cercato abbastanza a fondo. E pensavo che se avessimo cantato, le fate sarebbero uscite a giocare. Avevamo una fervida immaginazione. Che posto magico! Riesco ancora a immaginare gli alberi che sembravano sussurrarci qualcosa. E i fiori che brillavano alla luce del sole. Hai mai trovato quella roccia magica e che pensavamo potesse esaudire i desideri? L'ho fatto. Ricordo ancora quando ho espresso il mio desiderio e l'ho gettato nel ruscello. Cosa desideravi? Desideravo infinite avventure estive. Che bel desiderio! Desideravo una casa sull'albero piena di dolciumi. Questo sì che è un desiderio che vale la pena esprimere. Avremmo dovuto esprimere insieme un desiderio, una mappa del tesoro. Ciò ci avrebbe portato a innumerevoli avventure. Credo ancora che la foresta nasconda molti segreti. Chissà se è ancora così magico oggi. Dovremmo tornarci ed esplorarlo di nuovo. Sì. Vediamo se la nostra immaginazione riesce a riaccendere la magia. Non vedo l'ora di rivivere quei momenti incantati. Sarà un viaggio pieno di meraviglia ed emozione. Ti ricordi quel fantastico viaggio in macchina che abbiamo fatto con la famiglia? Assolutamente. È stata una delle esperienze più belle della mia infanzia. Avevamo portato così tanti spuntini che pensavo che la macchina sarebbe scoppiata. Sì.
Ricordo ancora la scorta infinita di patatine e biscotti. E il modo in cui discutevamo sulla musica migliore da suonare. Io sono sempre stato per il rock classico, mentre tu preferivi il pop. È stata una battaglia musicale sul sedile posteriore. Ma ci siamo divertiti a cantare insieme, vero? Certo che sì. I nostri concerti sono stati leggendari. E i panorami che abbiamo ammirato lungo il percorso erano mozzafiato. Ho adorato le montagne e i campi aperti. Ricordi il picnic che abbiamo fatto in riva a quel lago? È stato magico. Abbiamo dato da mangiare alle anatre ed espresso desideri. Sì. Vorrei avere una scorta infinita di gelato. Avrei voluto vivere altre avventure come questa. È stata una giornata perfetta, piena di risate e gioia. E quando giocavamo a I Spy per passare il tempo? Ero pessimo a quel gioco. Sceglievo sempre le cose più difficili. Ma ha reso il viaggio più divertente. Ogni tappa era di per sé un'avventura. Quelle piccole attrazioni lungo la strada erano affascinanti. Rido ancora pensando a quel pollo di gomma gigante. Oh sì! È stata la cosa più assurda che abbia mai visto. Dovremmo organizzare presto un altro viaggio su strada. Ti ricordi quando abbiamo trovato quel misterioso animale domestico nel tuo cortile? Come potevo dimenticarlo? Era un tenero gattino. Sì. Ero convinto che fosse perduto e che avesse bisogno del nostro aiuto. Eravamo determinati a trovarne il proprietario, non è vero? Assolutamente. Abbiamo fatto volantini e bussato alle porte. E tutti pensavano che fossimo solo due ragazzini entusiasti. Ma eravamo seri riguardo alla nostra missione. Abbiamo persino chiamato il gattino Buffy. Era il nome perfetto. Hai visto come ci ha seguito ovunque? Era come se sapesse che eravamo i suoi nuovi amici. Mi è piaciuto molto il modo in cui ha giocato con il filato. Davvero adorabile. E come si avventava su qualsiasi cosa si muovesse. Aveva uno spirito così giocoso. Volevo tenerlo per sempre. Anch'io. Ma sapevamo che dovevamo trovargli una casa. Ricordi quando finalmente abbiamo trovato il proprietario? Sì. La bambina era felicissima di rivedere Whiskers. Ho provato un misto di felicità e tristezza. Anche io. È stato agrodolce dire addio. Ma sapevamo di aver fatto la cosa giusta. Esatto. Eravamo degli eroi a modo nostro. Quell'avventura ci ha insegnato la gentilezza e la responsabilità. Sì. E mi ha fatto apprezzare ancora di più gli animali domestici. Dovremmo prendere in considerazione l'idea di adottare un animale domestico un giorno. Sembra un'idea fantastica. Realizziamola. Ricordi l'emozione dello spettacolo dei talenti della scuola? Come potrei dimenticarlo? Ero così nervoso prima di salire sul palco. Sei stato fantastico. I tuoi trucchi di magia hanno lasciato tutti a bocca aperta.
Grazie. Mi sono esercitato per settimane. Ti è piaciuta la tua esibizione? Mi è piaciuto tantissimo. Cantare davanti a tutti è stato esaltante. La tua voce era incredibile. Hai incantato il pubblico. Ricordo di aver visto tutti applaudire e fare il tifo. L'energia nella stanza era elettrica. Mi vengono ancora le farfalle nello stomaco a pensarci. Qual è stata la tua parte preferita dello spettacolo? Sicuramente quando il pubblico cantava insieme a me. È stato un momento magico. Hai unito tutti. E il tuo gran finale con la sparizione è stato epico. Ho quasi fatto un pasticcio, ma ce l'ho fatta giusto in tempo. La suspense ha reso il tutto ancora più emozionante. Ricordo gli applausi. Sembrava che fossimo delle star. È stata una vera iniezione di fiducia per entrambi. Sì. Ci ha insegnato ad accogliere i nostri talenti e a brillare. Mi mancano quei momenti spensierati in cui mi esibivo. Anch'io. Dovremmo organizzare un talent show tutto nostro. Che idea fantastica! Diamo ancora una volta prova delle nostre capacità. Non vedo l'ora di vedere cosa creeremo insieme. Vi ricordate i nostri fantastici costumi di Halloween? Come potrei dimenticarlo? Eravamo una coppia fantastica. Tu eri un mago e io ero una fata. Sì. Adoravo il mio mantello e la mia bacchetta scintillanti. E le mie ali erano così colorate. Eravamo fantastiche. Abbiamo ricevuto complimenti ovunque siamo andati. Mi viene ancora da ridere pensando a come ci esercitavamo nei nostri trucchi di magia. Sì. Abbiamo cercato di impressionare tutti con i nostri incantesimi. Ricordo che hai quasi trasformato la mia caramella in una rana. Ci ho rischiato un pelo. Stavo solo cercando di essere drammatico. Ha aggiunto divertimento. Eravamo una coppia davvero incantevole. E la casa stregata che abbiamo visitato era emozionante. Ero terrorizzata, ma tu mi hai tenuto la mano per tutto il tempo. Ti ho promesso di proteggerti dai fantasmi. E l'hai fatto. Mi sono sentito coraggioso con te al mio fianco. Mi è piaciuto tantissimo il modo in cui correvamo di casa in casa a raccogliere caramelle. Alla fine della serata le nostre borse erano piene fino all'orlo. E vi ricordate il concorso di intaglio delle zucche? Sì. Abbiamo fatto delle facce buffe sulle nostre zucche. Erano le decorazioni più belle del quartiere. Ho ancora le foto. Sembravamo così felici. Halloween è sempre stato uno dei momenti più belli della nostra infanzia. Sono d'accordo. Organizziamo un altro Halloween epico quest'anno. Assolutamente. Non vedo l'ora di creare altri ricordi spettrali. Ti ricordi la nostra clubhouse segreta? Come potrei dimenticarlo? Era il nostro piccolo rifugio. L'abbiamo decorato con tutte le nostre cose preferite. Sì. C'erano poster, cuscini e persino lucine.
Sembrava un rifugio magico, solo per noi. Avevamo un cartello speciale per tenerlo segreto. Vietato l'ingresso agli adulti, se non ricordo male. Ciò lo ha reso ancora più esclusivo. Abbiamo vissuto così tante avventure lì dentro, pianificando le nostre prossime mosse. E condivideremmo anche tutti i nostri segreti. Ricordo ancora il giorno in cui ci siamo stretti la mano in segreto. Sì. Era così elaborato che avremmo potuto essere delle spie. Siamo mai stati sorpresi da qualche fratello curioso? Solo una volta. Il tuo fratellino ha sbirciato dentro, ricordi? Oh sì. Lo abbiamo cacciato via subito. Non potevamo permettere a nessuno di rovinare il nostro mondo segreto. Ogni incontro sembrava un grande evento. E abbiamo fatto progetti per cacce al tesoro e avventure. Quelle sessioni di brainstorming sono state le migliori. Penso ancora che avremmo dovuto scrivere un libro sulle nostre avventure. Sarebbe stato fantastico. Avevamo così tante idee. Dovremmo ricreare la nostra clubhouse oggi stesso. Sì. Riportiamo in vita la magia del nostro rifugio segreto. Non vedo l'ora di scoprire cosa inventeremo. Ti ricordi la mia festa di compleanno quell'anno? Come potrei dimenticarlo? È stato spettacolare. Ero così emozionato di festeggiare con tutti i miei amici. Le decorazioni erano fantastiche. Hai dato il massimo. Sì. Avevo palloncini colorati e una torta gigante. E i giochi di società erano così divertenti. Abbiamo giocato alle sedie musicali e abbiamo fatto una caccia al tesoro. Mi è piaciuta tantissimo la caccia al tesoro. Abbiamo trovato tutti quei tesori nascosti. Ricordo ancora il tuo momento drammatico, la 10ª segna il punto. Ci siamo sentiti come dei veri pirati in viaggio all'avventura. E quando abbiamo cantato tutti insieme i tanti auguri a te, è stato magico. Il tuo sorriso ha illuminato tutta la stanza. Sono stato davvero grato di avere tutti lì. E la torta. Quella torta al cioccolato era divina. Penso che siamo tutti tornati per il bis. Certo. Sento ancora il sapore di quella glassa deliziosa. Ti ricordi i regalini che abbiamo preparato per la festa? Sì. Abbiamo creato delle piccole buste regalo per tutti. Sono stati dei regali davvero premurosi. Sono piaciuti a tutti. Ha reso la festa ancora più speciale. Mi sentivo la persona più fortunata del mondo. È stata una giornata piena di risate e gioia. Vorrei che potessimo rivivere quel giorno. Anch'io. Organizziamo un'altra festa di compleanno indimenticabile. Ti ricordi la nostra amichevole rivalità con i ragazzi in fondo alla strada? Come potrei dimenticarlo? Era tutto per puro divertimento. Ci saremmo cimentati in tutto, gare, giochi, e così via. Sì. E la posta in gioco era sempre alta. Credo che ci fosse anche un trofeo per il vincitore.
Sì, l'abbiamo trovato. Era un bicchiere di plastica lucida. E l'abbiamo presa molto sul serio, non è vero? Assolutamente. Ogni partita sembrava un campionato. Ricordo l'epica gara ciclistica che organizzammo. Sì. È stato intenso. Ero determinato a vincere. E avevo la mia strategia segreta per batterti. Qual era il tuo segreto? Devo saperlo subito. Avevo programmato di prendere una scorciatoia attraverso il parco. Che genio! Avrei voluto pensarci io. Siamo stati testa a testa per tutto il tragitto. Ricordo ancora il traguardo, che emozione! E quando ho attraversato per la prima volta, ero felicissimo. Ti sei meritato quella vittoria. Hai corso come un professionista. Ma la parte migliore è stata festeggiare insieme dopo. Sì. Abbiamo condiviso degli spuntini e riso della nostra rivalità. Ciò che contava era il divertimento, non solo la vittoria. Esatto. Quei momenti ci hanno avvicinato tutti. Adoro questa competizione amichevole. Anch'io. Organizziamo una giornata di gioco di quartiere. Riesci a credere che fosse l'ultimo giorno di scuola? Sembra ieri che eravamo nervosi per il nostro primo giorno. E ora eravamo pronti a festeggiare l'estate. Quel giorno fu pieno di entusiasmo e attesa. Ricordo che tutti firmavano gli annuari degli altri. Sì. Quei messaggi erano così sentiti e divertenti. Io ho ancora il mio. È pieno di dolci ricordi. Anche il mio. Era come un tesoro di amicizia. Abbiamo fatto la nostra piccola festa d'addio, non è vero? Sì. Abbiamo avuto cupcake e giochi in classe. E la parte migliore era il bar dei gelati. Ho riempito il mio piatto con ogni tipo di condimento immaginabile. Ero così concentrato nel trovare la combinazione perfetta. E abbiamo scattato tutti delle foto buffe per ricordare quella giornata. Adoro riguardare quelle foto buffe. Ha catturato la gioia e l'entusiasmo dell'estate che verrà. Ho provato un misto di gioia e tristezza nel dire addio a tutti. Anche qui. Ma sapevamo che ci aspettavano delle avventure. Ci siamo promessi di rimanere in contatto e di divertirci durante l'estate. E così è stato. Le nostre avventure estive sono iniziate subito dopo. Questi ricordi sono tra i miei preferiti. Ricordo con affetto ogni momento trascorso a scuola. Promettiamo di creare ancora più ricordi quest'estate. Assolutamente sì. Brindiamo a un'estate piena di avventure.